Questo è in scrittura del piccolo sigillo della fine del quinto capitolo del Tao Te Ching, che paragona l'uomo saggio, l'uomo vicino al Tao, all'acqua, fa un paragone con l'acqua. Le chiamiamo le 7 qualità dell'acqua fra di noi amici, che sono anche le 7 qualità di chi vive in armonia col Tao, perché l'acqua è il simbolo che rappresenta il Tao, come il vortice anche, la fluidità senz'altro rappresenta, è una grande qualità del Tao, essere fluido, essere acqua. Comincia dicendo che l'acqua ama stare in basso sulla terra, cioè sta bene sulla terra, quindi non si mostra. Non a caso anche nel Qigong il movimento del rene, i movimenti della vescicola urinaria rene sono chinarsi, energeticamente sono un prostrarsi, non sono un... Quindi ama stare in basso, sia come Qigong naturalmente come energia, nel senso che lei cerca la terra. L'acqua parte dall'alto, dalle piogge che generano i torrenti e i fiumi, e arriva al mare, che è il punto base, il punto più basso. Quindi lei è aderente alla terra, cerca la terra. Ecco perché anche il serpente è il suo animale, un animale di vita. Ecco perché anche il drago è collegato con l'acqua, un animale di vita, non col fuoco, con la colpa, con la paura, come da noi, ma con la fertilità, perché non c'è vita dove non c'è l'acqua. Ci può essere vita latente, potenziale, ma per manifestarsi la vita ha bisogno di acqua, almeno sul nostro pianeta. E i taoisti hanno ascoltato il nostro pianeta, hanno ascoltato questa madre terra. Questo è proprio il carattere di terra. Poi andiamo nella seconda, quindi la sua qualità è che non è arrogante, ama stare in basso. Poi andiamo al secondo, molto interessante, dove cuore, bellissimo, amore, interesse, abisso. Il suo cuore ama l'abisso, il suo cuore non teme l'abisso. Quindi non solo il basso, ma anche quello in cui spaventa, perché è immenso. Noi diciamo che la natura ha il terrore del vuoto, horror vacui, no? Diciamo nella cultura occidentale. L'acqua ama questa vastità, ama l'abisso, il suo cuore sta bene nell'abisso. Molte tecniche, sempre anche di terapia nel Qigong, sono proprio basate su andare incontro al problema. Penso ad esempio nell'attacco di ansia o di asma, quando annaspiamo che rimaniamo in apnea piena, come un pesce fuori dall'acqua, no? Si consiglia addirittura, siccome sei in blocco, di fare quello che non faresti mai, di svuotarti ancora di più. Tu non vorresti mai, perché ti manca l'aria, hai la sensazione di morire. Uno dei consigli è svuotati ancora di più, e se non lo fa perché non ci riesce, gli dici con un sacchettino di gonfiare il sacchettino, usi un trucco, prendi un sacchetto che hai, una borsina, un sacchetto di carte, dici soffia qui dentro, lui esegue perché è in un momento di confusione e svuotandosi ancora di più riprende il respiro. Quello che non farebbe mai, l'abisso, quello che non farebbe mai, ma sto morendo, mi dice anche di buttare fuori quello che non farebbe mai lo salva. Quanto c'è in alcune tecniche tradizionali di aumentare ancora di più quello che ti spaventa, che ti porta alla liberazione, tantissimo. Il cuore non teme l'abisso. C'è l'aneddoto di Confucio e del vecchio sulla montagna, di cui abbiamo parlato anche a meditazione, che lui si butta giù. Confucio vede questo qui che si suicida, arrivano lì, non è un suicida, lì che prende il sole, è vecchio. Confucio gli domanda se è uno spirito, eccetera, e lui gli risponde no, allora te la faccio breve. Gli dice lo faccio ogni mattina quando ero bambino, mia madre diceva di non venire qui, io sono venuto qui lo stesso, sono caduto giù dalla rupe, nell'acqua corrente, in questa cascata, ho capito che ero morto, mi sono lasciato andare, il suo cuore non teme l'abisso. E ho visto che l'acqua mi ha salvato, non ero rigido, sono diciamo scivolato intorno ai sassi, sono tornato nel punto massimo del vortice, l'abisso, mi sono liberato, sono tornato su, ho respirato e come un bambino l'ho rifatto subito. Confucio dice oggi ho imparato qualcosa, è una leggenda taoista, oggi ho imparato qualcosa che però non teme l'abisso. Non si può fare sempre questa cosa qui, è da matti, però ha degli aspetti reali. Quando dona, questo è donare, dare, pensate che bel carattere, si vedono anche le manine nel carattere antico, dona con tutto se stesso, con
sia con tutta la persona. Questo è uomo che dona sia come mente e cuore, ma anche come profondo. È come uno che ti abbraccia così, oppure un altro volgare che ti abbraccia solo con i genitali. No, ti abbraccia completamente, no? Dona, quando dà completamente, dà con carità, con amore, con completezza. Sì, molto bello. L'acqua che disseta, che dà vita. Quando parla, l'acqua parla. Quando parla, questa è parola, amando la sincerità, la schiettezza, no? Anche noi abbiamo, è limpida, una persona, anche in italiano diciamo che è una persona limpida, una persona cristallina, che sono qualità nell'acqua. Quando parla con sincerità, non è biforcuta. Gli indiani d'America direbbero la lingua è biforcuta. Vuoi una cosa, dici una cosa, ne fai un'altra. No, è limpido. Qui si parla di acqua trasparente, non di acqua torrida. Quando amministra, quando deve gestire le persone, anche tu sei una persona che hai delle persone, no? Lo fa secondo le capacità degli altri, non forza, nutre secondo le capacità, è talmente armoniosa, talmente sensibile, che non chiede di fare quello che non può fare, ma chiede di fare quello che si può fare, no? Quindi quando amministra secondo le proprietà delle cose delle persone. È un po' come dire che l'acqua in un terreno sabbioso scorre via perché non lo vuole l'acqua, ma invece in un terreno magari che non è sabbioso ma pieno di humus rimane di più. Non è lei che decide quanto donare o quanto non donare, è il terreno. Amministra la sua energia a seconda delle abilità delle persone. Quando lavora, guarda qui l'attività, il lavoro, quando lavora, quando agisce, guarda che bel carattere. Guarda, è bellissimo da vedere, almeno per me, per me sembra bellissimo. Dando tutto se stesso, cioè si spende, hai capito? Quando un vaso pieno si svuota e ha dato tutto, però questo dare tutto è vita, no? Quando dà con molta energia, con molta abilità, con molta intensità, con molta efficacia. Ultima qualità dell'acqua, sa cambiare con le stagioni, sa cambiare assomiglia un po' questo che dà a seconda di quello che serve, ma lei proprio può cambiare, e questo è molto interessante, anche di forma. Lo fa solo l'acqua, mica lo fanno tante altre cose. Se non lo fa solo l'acqua lo faranno anche altre cose, i metalli scaldandoli lo fanno, eccetera, però l'acqua è quella più evidente, che si vede di più. Quando cambia, quando c'è la necessità, quando cambia la stagione, diciamo così, lei può cambiare completamente. Può essere vapore col caldo, può essere liquida in una temperatura normale e quando diventa freddo rimane se stessa diventando ghiaccio. Questa capacità, il ghiaccio è molto diverso da un vapore, sono proprio l'opposto. Il ghiaccio è solido, fermo, il vapore è mobile, le nuvole sono mobili, c'è una diversità enorme, è come se fosse piombo e oro allo stesso tempo l'acqua, perché riesce a essere mobile, impalpabile e può, se cambia la situazione, diventare come la pietra. Il ghiaccio come la pietra, ti butto in testa un cubo di ghiaccio, ti ammazza come se fosse un sasso, ti do una secchiata d'acqua, non ti ammazzo, ti sveglio. Quindi ecco, la sua capacità di cambiare di stato è un'altra caratteristica del saggio, dell'uomo nobile, che può essere durissimo quando serve, quando la stagione, la circostanza, può essere impalpabile, inafferrabile, che non lo trovi, come il vapore quando serve, e può essere liquido quando deve nutrire, quando deve dissetare. Queste sono le 7 qualità dell'acqua citate nel Tao Te Ching. If you may subscribe to my channel, I'd be glad.